Oggi parliamo della composizione etnica dell'Exercitus Longobardo. Come sempre bentornati sul canale, vi invito a iscrivervi, a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati su quello che la Fara fa e se volete supportare il nostro operato anche fuori da YouTube trovate qui in descrizione come abbonarvi al canale o come diventare nostri Patreon. Questo video è il terzo di una serie non progettata, mi spiego. 2 settimane fa avete visto il video sulle spade longobarde. Come conseguenza di questo video abbiamo avuto diverse domande relative alle battaglie e da qui è nata ad esempio l'approfondimento della settimana scorsa sulla battaglia di Asfeld, una battaglia piuttosto importante nel definire il ruolo egemone dei Longobardi nel contesto germanico dell'Appannone del VI secolo e quindi nel preparare poi l'ultimo tratto della migrazione, quello che le avrebbe portate in Italia. Conseguenza di questo video sulla battaglia di Asfeld, numerose domande sulle popolazioni appunto del bacino pannonico in quel periodo e soprattutto sulla cosiddetta composizione etnica dell'esercito longobardo al momento della conquista d'Italia o della migrazione in Italia, che dir si voglia. Oggi proviamo a rispondere o quantomeno a delineare un pochino quello che doveva essere l'aspetto di questo esercito. Partiamo da un presupposto. Il termine stesso etnia, l'aggettivo etnico, sono termini scivolosi, soprattutto perché li colleghiamo ormai in maniera quasi univoca al concetto di identità, in una visione molto confusa, che è tipica di questa nostra epoca in divenire, a cui però tra l'altro attribuiamo dei significati invece di epoche precedenti come l'Ottocento e il Novecento, in cui l'idea di identità era stata sclerotizzata, direi quasi fossilizzata, all'interno della concezione di Stato-nazione. Di conseguenza, quando noi proviamo a parlare di etnie e di identità nel mondo alto medievale, dobbiamo sempre ricordare il fatto che la loro percezione era molto diversa dalla nostra e che il concetto stesso di identità e di etnia, che sarebbero due concetti differenti ma appunto spesso e volentieri vengono riuniti assieme, sono concetti soggetti alla cultura, al contesto storico-sociale in cui si vive. Quindi la percezione di appartenere a un gruppo etnico o a un gruppo nazionale varia moltissimo in base al tempo e al luogo in cui si vive e non necessariamente in base a dati oggettivi che definiscano la propria appartenenza a questi gruppi. Mi rendo conto che per chi abbia un forte senso patriottico questo discorso possa suonare un pochino antipatico, ma è un dato oggettivo. Fino all'Ottocento, influenzato dalle teorie positiviste da una parte e dalle visioni romantiche dall'altra, romantiche nel senso socioculturale del termine, non i baci perugina. Ecco, fino a quell'Ottocento e poi al Novecento che ha portato alle conseguenze deleterie che tutti conosciamo di questa idealizzazione dell'idea, ad esempio, di nazione, definirsi in un modo o in un altro, definirsi ad esempio italiani se vogliamo, non corrispondeva per forza a riconoscersi in un determinato territorio ben preciso, con confini definiti, con una forma di governo precisa, con una capitale, eccetera. Era una percezione che oggi noi definiremo più sfumata e probabilmente che non si collegava al concetto di nazione. Allo stesso modo, quando poi nel basso medioevo buona parte degli italiani si definivano longobardi o lombardi, questo non li collegava nella loro percezione, probabilmente, all'idea di discendere dall'esercito di Alboino, quanto di appartenere a quel territorio che il resto d'Europa chiamava Langobardia o Lombardia. Quindi stiamo molto attenti sugli argomenti legati all'identità, all'etnia, perché sono appunto campi scivolosi. Si può scivolare ovviamente anche nell'eccesso opposto, cioè arrivare a dire che le identità non esistono o non sono esistite o che alcune di queste identità non siano mai esistite. I Longobardi sono stati negli ultimi decenni soggetto di questo tipo di eccesso, cioè di quello, diciamo, negazionista.
Se nell'Ottocento le popolazioni germaniche venivano indicate come monolitici gruppi etnici legati dal sangue che migrando da nord rinvigorivano l'Europa decaduta dei Romani, in una visione appunto figlia di un nazionalismo e di un ideale romantico di nazione uguale sangue, ecco che poi dopo la Seconda Guerra Mondiale una grossa fetta della critica storica ha invece teso a sottolineare gli elementi di inconsistenza di queste identità barbariche, arrivando in alcuni eccessi a dire addirittura che sostanzialmente i barbari non esistevano e che erano il più grande successo o uno dei più grandi prodotti, se non ricordo male, della strategia romana. Cioè sostanzialmente l'impero romano aveva gestito i rapporti oltre confini in un certo modo, con aperture, chiusure, federati, nemici, alleati, fino a creare una situazione che gli era sostanzialmente scappata di mano, ma in cui non esistevano delle identità forti all'interno, ad esempio, del mondo germanico. I Longobardi, fra tutti, sono stati fra quelle popolazioni che più hanno visto attribuirsi questo tipo di identità debole. Addirittura noi sappiamo, qui sul canale ne parliamo molto spesso, che il mito etnogenetico, cioè di nascita del gruppo, dei Longobardi, lo stesso che loro ci riportano nell'VIII secolo, ma già nel VII attraverso Paolo Diacono e le sue fonti precedenti, fanno riferimento a una migrazione lunghissima durata secoli partita dalla Scandinavia. Ecco, questo mito viene completamente abbandonato, arrivando a dire che è sostanzialmente inventato, anche se ad esempio dal punto di vista archeologico le tappe della migrazione precedenti all'area pannonica, cioè l'attuale Ungheria, sono state per decenni riconosciute come ad esempio appartenenti alla cultura longobarda o in altri contesti ad altre culture germaniche. Tutto questo viene completamente abbandonato a un certo punto nella seconda metà del Novecento e poi nei primi anni del 2000 e si arriva a dire addirittura che l'attribuzione di una determinata necropoli con elementi materiali di cultura specifici sia impossibile, cioè dire che quelle tombe fatte in quel modo, con quegli oggetti siano longobardi, è basato sul nulla. Questi sono gli eccessi a cui arriva appunto quella che noi di solito, per semplificare, chiamiamo scuola di Vienna, ma non solo. Proviamo a prendere un attimo le fonti di prima mano. Prendiamo la nostra solita Historia Langobardorum, che ricordiamo però viene scritta nell'VIII secolo, e ci sono fior di analisi critiche su quali possono essere le motivazioni alle spalle di questa opera, su quale potesse essere l'intento di esaltazione dell'identità longobarda o meno in rapporto al fatto che comunque viene scritta in un contesto ormai di dominio carolingio. Quindi non possiamo prendere l'Historia Langobardorum come oro colato, ma rimane la nostra fonte principale. A un certo punto il buon Paolo Diacono va a descrivere l'assedio di Pavia, su cui oggi noi non ci soffermeremo. Ma a un certo punto, nel terminare questo passaggio, così si esprime. Dopo quell'anno di abbondanza del quale abbiamo parlato, una grave carestia assalì l'Italia, devastandola tutta. In più, è certo che Alboino aveva condotto con sé una moltitudine di gente presa da stirpi diverse che altri re, o lui stesso, avevano sottomesse, onde ancora oggi chiamiamo molti villaggi con i nomi di coloro che li abitano: Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Svevi, Norici e altri di questo genere. In questo elenco quindi c'è tutta una serie di popolazioni diverse dai Longobardi e che Paolo Diacono dice Alboino portò con sé. Allora, diventa già interessante il fatto che Paolo Diacono dica che Alboino portò con sé altre popolazioni. Questo dà per scontato che nella percezione dell'autore longobardo ci fosse un nucleo di Longobardi che si riconoscevano come tali, ma che intorno ad essi si fosse agglomerata tutta una serie di popolazioni vinte o sottomesse. Se sentite rumori, c'è Zelda che sta facendo cadere cose. Queste popolazioni nello specifico sono piuttosto interessanti perché possiamo suddividerle in due grosse tipologie. Gepidi, Bulgari, Sarmati, Svevi
sono popolazioni che noi oggi identificheremo anche come gruppi etnici. Dei Gepidi abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, discutendo della battaglia di Asfeld. Erano un'altra tribù germanica, con un loro re, una loro struttura sociale. Dei bulgari potremo parlare in futuro, ad esempio, parlando di quei bulgari che poi spesso sono attribuiti alla necropoli di Vicenna e Campochiaro, ma è un argomento molto complesso. Ma per dire che appunto, come gli Svevi, che poi tornano molto spesso nell'Historia Langobardorum, in particolare in base ai loro scontri con i Sassoni, sono popolazioni che noi riconosciamo costruite sulla stessa immagine della popolazione longobarda o dei Franchi o degli Alamanni o dei Bavari, cioè popolazioni germaniche con una struttura più o meno piramidale di comando che si muovono insieme. A queste però poi vengono aggiunte anche due definizioni particolari, cioè pannoni e norici. Ora, questi vanno a indicare semplicemente gli abitanti della Pannonia e del Norico, due delle regioni confinanti a nord-est con l'Italia, quindi sostanzialmente quei territori dell'Europa che da noi qui dal Friuli sono più facilmente raggiungibili, con i nomi che erano propri della suddivisione territoriale ai tempi dell'Impero Romano. Il Norico, appunto, e la Pannonia. Di conseguenza, queste definizioni non vanno a identificare, ad esempio, l'appartenenza a un gruppo che si autoriconosce in una struttura sociale, in un re, ma semplicemente in una provenienza geografica. Ma una provenienza geografica definita appunto negli antichi confini dell'Impero Romano, che sappiamo benissimo essere decisamente dinamico nelle appartenenze etniche, nei movimenti di popolazione. Quindi definire un norico non voleva dire definirlo, ad esempio, con un fenotipo fisico o anche nemmeno con un fenotipo linguistico, religioso, culturale. Era solo chi proveniva da quell'area lì e non apparteneva a nessuna delle popolazioni germaniche subentrate in tempi più recenti. Di conseguenza, in base a questa definizione, potremmo dire chiaramente che con un approccio moderno l'esercito longobardo era un esercito multietnico. A questo poi possiamo aggiungere un riferimento già noto da altri video che abbiamo fatto sui rapporti fra Longobardi e Sassoni, che ci dice, sempre da Paolo Diacono, Alboino, deciso a partire per l'Italia con i Longobardi, chiese aiuto ai Sassoni, suoi vecchi amici, per entrare in quella vasta regione con il maggior numero di uomini possibili, poiché intendeva conquistarla. E i Sassoni vennero da lui, secondo la sua volontà, più di 20.000 uomini con le mogli e i bambini, per muovere con lui verso l'Italia. Udendo questo, Clotario e Sigeberto, re dei Franchi, sistemarono gli Svevi e altre popolazioni nelle terre dalle quali i Sassoni erano usciti. Qui parliamo dei Sassoni continentali, ovviamente, non degli anglosassoni e dei Sassoni che sono migrati nelle isole britanniche, ma la parte interessante è che sebbene questo nucleo di Sassoni, lo stesso Paolo Diacono ci dica, non sceglierà di fermarsi con i Longobardi in Italia, si muove però come una popolazione, non è un contingente armato e basta. Portano con loro anche donne e figli, quindi in una migrazione. Stessa cosa possiamo aspettarci appunto dai Gepidi, dagli Svevi, ma probabilmente anche da quei Norici e quei Pannoni citati da Paolo Diacono nel passaggio precedente, che quindi vanno a indicare una popolazione in movimento in cui c'è un nucleo costitutivo dell'exercitus, che è quello appunto degli uomini in arme, ma che si sposta insieme a una popolazione, composta appunto anche da donne, bambini e probabilmente anziani. Al giorno d'oggi noi possiamo andare a riconoscere la presenza di queste minoranze etniche, se volete, all'interno del mondo longobardo? Attualmente la risposta, tranne alcuni casi specifici, sembrerebbe no. Nel senso, è difficile ad esempio provare a immaginare di riconoscere, dopo lo stanziamento in Italia, una tomba e identificarla come sveva o gepide e non come longobarda. Argomento diverso invece per quei norici e pannoni che avessero avuto una ascendenza invece mediterranea e che oggi con gli studi del DNA possono venire identificati. Il problema è che i nostri moderni e interessantissimi studi sul DNA riguardano ancora un campione molto limitato delle necropoli longobarde in Italia. Ho diverse volte fatto presente questa bellissima pubblicazione. Fa parte di Archeologia barbarica, il terzo volume, e Migrazioni clan culture. È un bellissimo studio che analizza proprio due necropoli, una
ungherese e una italiana, quella di Colegno, e le mette a paragone, dimostrando una continuità quindi tra l'ultima fase migratoria e la prima fase di stanziamento in Italia, e anche quello era sì un dato molto interessante che ci dice qualcosa su quello di cui stiamo parlando oggi, anche una certa attenzione nelle prime generazioni a mantenere un nucleo di elite, di guida della comunità, che non si mischia con gli autoctoni. Recentemente lo studio è stato completato da un nuovo articolo che trovate in descrizione e che analizza proprio il ruolo delle elite nella costruzione della comunità di Collegno. Ecco che in questa nuova analisi i dati vengono ovviamente confermati perché i campioni sono quelli, analizzati ulteriormente e confrontati, e vanno a indicare ad esempio la presenza nella necropoli di alcuni pedigree. In particolare, volendo ipersemplificare, perché i nostri sono comunque pillole di video molto brevi, la presenza di individui di origine centro e nord europea è preponderante e in una prima fase sembra dimostrarsi come questa elite composta da questi individui di origine centro e nord europea mantengano una loro rigidità nel creare poi un macro pedigree mischiandosi, ma tenendo sempre costumi funerari specifici diversi dagli altri componenti della comunità, che invece mostrano origini diverse da quelle centro e nord europee, appunto più sud europee e mediterranee. In questo modo, tra l'altro, questi studi dimostrano come l'attribuzione di un'identità in base al corredo presente nelle tombe non sia basata sul nulla e anzi spesso trovi riscontro nel dato genetico. L'evoluzione di questa comunità, che sembra rispecchiare l'evoluzione generale poi dell'Italia longobarda, mostra come poi progressivamente anche gli autoctoni o comunque chi apparteneva a ad altri ceppi e venga poi accettato all'interno dell'elite, probabilmente in base alle necessità di gestione e anche ovviamente al censo. Non stiamo dicendo che diventassero tutti amici fraterni, stiamo dicendo che appunto il gruppo cambia anche con l'acquisizione di elementi esterni. Elementi esterni che erano comunque già presenti anche al momento dell'arrivo. Abbiamo detto che la maggior parte di questi individui apparteneva a ceppi centro e nord europei, sottolineando di nuovo che la leggenda sulle migrazioni, l'appartenenza a un'identità germanica non è così debole come alcune narrazioni moderne volevano, ma allo stesso tempo dimostrando che c'era una certa permeabilità, c'era la possibilità di collaborare e di nuovo che questi altri nuclei spesso mostravano diete o abitudini funerarie diverse da quello del nucleo di origini centro e nord europee. Quindi noi oggi possiamo riconoscere i gepidi o gli svevi in un contesto longobardo? No, anche perché, ad esempio, buona parte degli stili figurativi dell'arte o della tecnologia militare longobarda era propria di quel bacino pannonico in cui, ad esempio, i gepidi erano titolari di presenza a loro volta tanto quanto i longobardi. E in questo modo, anche attraverso gli studi genetici, vengono riconosciute l'appartenenza a ceppi centro e nord europei, che noi, per semplificare, definiremmo germanici, visto che in quel momento quei ceppi sembrano generalmente identificarsi con parlanti lingue germaniche. Ecco quindi che non possiamo riconoscere la presenza di una tribù germanica dall'altra, ma possiamo riconoscere la presenza invece di popolazioni che avevano antenati provenienti da altre aree geografiche, e questa identificazione attraverso il DNA sembra andare di pari passo con la vecchia identificazione attraverso gli attributi nelle tombe. L'abitudine a seppellire corredi ricchi di armi e gioielli, oltre a indicare ovviamente una disponibilità economica tipica di un'elite, dimostrava anche un costume funerario che da sempre viene attribuito al mondo germanico, mentre tombe più semplici mostrano da un lato forse una minor disponibilità economica, il forse poi sparisce se il confronto viene fatto anche con le abitudini alimentari e si vede che anche la dieta è più povera, quindi siamo sicuri, e in più con l'appartenenza a un'area culturale differente, ad esempio quella romana già cristianizzata, che non aveva più il costume di farsi seppellire con le armi. Quindi possiamo definire
la multietnicità del mondo longobardo in maniera univoca? No, ma probabilmente perché è sbagliato provare a farlo. Possiamo dire che era composta da diversi elementi, possiamo dire che c'era un'identità di appartenenza a un mondo germanico, a una comune cultura, probabilmente a delle lingue che venivano riconosciute come parenti, a un modo di intendere, ad esempio, l'elite guerriera che gestisce un territorio che apparteneva a quel tipo di cultura. Quindi sì, c'era un'identità longobarda, ed è quella longobarda perché all'interno dei gruppi del mondo pannonico sono i Longobardi quelli che escono vittoriosi e quindi assimilano anche le altre popolazioni germaniche. Questo non vuol dire che altre popolazioni di non origine germanica non potessero far parte, ad esempio, di quella migrazione, ma distinte sia per censo, perché non erano la popolazione vincitrice, sia per cultura materiale che per la tendenza a non mischiarsi fra i due macrogruppi, se non in una fase molto successiva, quella di cui parlavamo dopo, in cui a un certo punto tutta l'Italia diventerà Langobardia nella percezione del resto d'Europa, ma anche degli italiani stessi. Oppure pensiamo, per fare un esempio forse un po' più chiaro, a come in Terra Santa durante le crociate tutti gli europei fossero franchi per gli autoctoni, ok? Eccoci quindi di fronte a un argomento delicatissimo in cui l'unica regola è usare i dati e non le spinte emotive di pancia, le necessità di definire se stessi in base ai propri antenati. Dovrebbero esserci nel XXI secolo modi più ricchi e più consapevoli di definire la propria identità, e seguire invece appunto i dati e quello che da un lato le scienze dure e dall'altro l'indagine sulla cultura materiale ci può dire nell'analizzare le poche fonti letterarie che abbiamo e quindi smentirle o confermarle. Bene, mi rendo conto che il video sia piuttosto complicato da seguire, ma vi ricordo, se volete approfondire questi temi, Archeologia barbarica numero 3, il PDF sull'importanza delle elite nella costituzione delle comunità altomedievali con un caso di studio longobardo in Italia. Se avete dei commenti, se avete delle curiosità, fatecelo sapere nei commenti, chiaramente. Se avete delle curiosità, se avete delle domande, fatecelo sapere nei commenti. Alla prossima e mandi!